Ciao a tutti cari amici miei, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente possiamo parlare dell'ultima arrivata di casa Fujifilm, una macchina fotografica istantanea ibrida che promette grandi cose. Eccola qui, è la Instax Mini Evo e ne parliamo subito dopo la sigletta. È tornato il freddo ragazzi, si muore. C'ho il giubbettino riscaldato, vedete i leddini, la felpa pesante sotto, il cappello perché si muore. Video congelato o video fortunato. La stavo aspettando veramente da un sacco, credo di avere scritto a Fujifilm più o meno intorno a ottobre per chiedere informazioni di questa nuova macchina che sarebbe uscita appunto a febbraio e finalmente ho potuto provarla. Insieme alla macchina Fujifilm ha rilasciato anche un nuovo tipo di pellicola che si chiama Stone Grey, che di fatti non è altro che un Instax Mini con il frame di color grigio, pietra, molto elegante. Non potevano mandarmele velocemente e quindi mi hanno inviato come sostituto le Macaron. Non so se riconoscete, sono queste qua, vengono vendute in pack da 10 e sono veramente molto belle. Andiamo a vedere il contenuto della scatola. All'interno della confezione troveremo manuale di istruzioni con garanzia, cavo micro USB per ricaricare la batteria della macchina fotografica, la tracolla per potersi portare dietro la macchina fotografica direttamente al collo e la Instax Mini Evo. Finalmente dopo tanti laccetti per portarsi le macchine fotografiche al polso, ecco una bella tracolla. Sembra una stupidaggine, ma quando uno si affeziona a una macchina fotografica e vuole portarsela sempre dietro, o comunque spesso, deve avere il modo anche di farlo in maniera comoda. Finalmente una bella tracollina. Ma guardate com'è belloccia, andiamo subito a dargli un'occhiata più da vicino. Cominciamo subito dalle dimensioni. La macchina fotografica misura 8,7 cm per 12,2 per 3,6 di spessore. Il peso dichiarato è di 285 grammi, con pellicole inserite come in questo caso è di 308 grammi. Esteticamente ricorda molto una macchina vecchia, una macchina vintage, ha tutta questa superficie in similpelle, mentre queste bordature sono in plastica e ricordano un po' l'alluminio. Sul frontale, in alto a destra, troviamo il nome Instax Mini Evo. Subito sotto troviamo un obiettivo 28 mm equivalente che come vedete è già aperto. Attorno all'obiettivo abbiamo una ghiera che però non serve a regolare il range di fuoco. Infatti la Mini Evo è dotata di autofocus e pensate un po', il range di fuoco parte da 0,1 metro, quindi 10 cm all'infinito e ve lo anticipo già, è piuttosto accurato. Subito sotto troviamo il pulsante, o meglio la leva, per accendere e spegnere la macchina fotografica. In alto a sinistra troviamo il flash LED. Subito sotto troviamo questa piccola banda rossa, sotto la quale troviamo fotocellula esposimetrica e anche un LED che ci avverte qualora usassimo l'autoscatto temporizzato. Poco più sotto troviamo il pulsante di scatto, o meglio uno dei pulsanti di scatto. Subito sotto troviamo l'immancabile specchietto per scattarci i selfie. Al di sotto della macchina fotografica, sotto una linguetta sempre fatta di similpelle, troviamo lo spazio per inserire una micro SD e poi la micro USB per poter ricaricare la batteria interna della macchina. Non vi preoccupate, non siete costretti a comprare una micro SD perché la macchina fotografica ha una memoria integrata che permette di salvare 45 scatti. Siamo più o meno sul range di 700 scatti per ogni giga di memoria aggiuntiva che noi mettiamo. Sulla parte superiore troviamo questa ghiera che vi spiegherò più tardi a che cosa serve. Abbiamo questo adattatore show mount, quello per i flash, per intenderci, in cui possono essere montati anche altri accessori. Per farvi capire possiamo montare una cosa del genere. Tac! E abbiamo montato un adattatore. Subito sulla destra abbiamo questo piccolo pulsante che ci permette di salvare come un preset a nostra scelta la combinazione tra le funzioni che darà questa ghiera e quelle che darà la seconda ghiera, quella sull'obiettivo. Lo so che non state capendo un tubo, ma tra poco vi spiego. Ancora più a destra troviamo il secondo pulsante di scatto e all'estrema destra, qua sull'angolo, troviamo la leva per stampare. Questa leva ricorda quello del caricamento del rullino delle macchine fotografiche analogiche ed è una goduria da premere, non avete idea. Oh. Sulla parte superiore, se la vediamo per verticale, c'è la feritoia di espulsione delle pellicole. Sulla parte inferiore, sempre se la vediamo in verticale, c'è la vite filettata per poterla mettere su treppiede. Sulla parte posteriore abbiamo il pulsante per aprire lo sportellino per poter inserire le cartucce. Abbiamo lo schermo, il pulsante di menu con i tasti freccia per poterlo navigare, il tasto torna indietro, il tasto per vedere le foto che abbiamo scattato e il tasto più che serve per impostare le nostre preferenze riguardo al rapporto di quelle due ghiere di cui vi parlavo prima. Questa era più o meno come è fatta la macchina, però mi rendo conto che vi devo un po' di spiegazioni. Intanto com'è brutta la pellicola protettiva dietro, godetevi questo momento con me.
Mi raccomando, se il video vi sta sembrando utile vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e inoltre mi darete un grande aiuto per poter continuare questo percorso. Che discorso! Allora, partiamo dalle scelte tecniche di Fujifilm. Apertura di diaframma f.2, quindi piuttosto aperto ed è fisso, con una velocità dell'otturatore variabile che va da un quarto di secondo a un 8 millesimo di secondo. La stampa è a 600 dpi e ci prende più o meno 15 secondi la pellicola ad uscire. Lo schermo è LCD TFT 3 pollici 460.000 punti. La sensibilità delle immagini che acquisisce il sensore va da 100 ISO a 1600 ISO. Ovviamente stiamo parlando dell'immagine che salva attraverso il sensore la macchina fotografica. Ricordatevi che la pellicola di Fujifilm è più o meno sugli 800 ISO e questa cosa ovviamente in base alla stampante o alla macchina fotografica che usiamo per stampare può dare dei risultati migliori o peggiori, ma le ISO sono sempre quelle. Inoltre, come abbiamo detto, la macchina è dotata di una batteria interna che secondo la casa garantirebbe 100 stampe. Non sono riuscito a trovare informazioni in merito, non so quanti milliampere sia questa batteria. Ho provato a cercarla su qualche sito inglese, infatti la macchina è uscita prima in altri paesi. A quanto pare il Mini Evo è anche un apparecchio elettromedicale, un aspiratore per il sangue, e quindi non ho trovato molto. È vero. Tra l'altro, scusatemi, perché do sempre per scontata tutta una serie di cose. Per esempio, per chi di voi non sapesse cos'è una macchina fotografica istantanea ibrida, non è altro che una macchina fotografica che stampa su pellicole istantanee, salva l'immagine su una memoria interna e dà la possibilità di stampare su pellicola le foto che abbiamo fatto in un secondo momento. Inoltre, collegandola al telefono, possiamo usarla come stampante. Quindi la stessa immagine noi la possiamo stampare per 10 volte, 20 volte, in base alle nostre preferenze. Mentre con una macchina fotografica istantanea normale noi premiamo, la pellicola esce e quella immagine è irreplicabile, o quantomeno è più o meno unica, ecco. Dopo questa bellissima spiegazione didattica qualcuno di voi starà dicendo: hai rotto il c***o, spiegaci cosa servono le due ghiere. Ebbene, avete ragione. Allora, lo sponsor di Fujifilm dice che ci sono 100 modi per esprimersi usando questa macchina fotografica. Questo perché girando la ghiera obiettivo abbiamo 10 opzioni per l'obiettivo. Nell'ordine, le opzioni obiettivo comprendono la stampa normale, l'opzione vignettatura, un soft focus che ci dà un effetto un po' matrimonio, insomma, con un po' sfocato, l'effetto blur che ci dà quella specie di sfocatura durante il movimento, assimilabile alla velocità di un otturatore piuttosto lenta, tipo un trentesimo di secondo, l'effetto fisheye, l'effetto color shift che dà un'idea di quella colorazione che avevano gli occhialini 3D, sapete quelli con il blu e il rosso? Quelli. L'effetto light leak, che sarebbe una perdita di luce, praticamente sarebbe un flare che ci troviamo quando andiamo a scattare. L'effetto specchio, che ci riflette in questo caso verticalmente la nostra immagine. L'impostazione doppia esposizione, che è molto carina. In poche parole, noi facciamo la prima fotografia, la macchina la salva e ci dà la possibilità di scattarne una seconda sullo stesso frame. L'ultima impostazione è il mezzo frame. Possiamo scattare una metà e subito dopo scattare la seconda metà. E queste erano le funzioni cosiddette obiettivo. Andiamo a vedere le altre 10 funzioni, che sono quelle pellicola. In poche parole, con questa ghiera possiamo riprodurre artificialmente 10 tipi diversi di pellicola. Abbiamo ovviamente la normale, la retro, pellicola blu, che dà appunto questa tonalità maggiore di blu, pellicola rossa, pellicola gialla, effetto seppia, effetto monocrome, quindi bianco e nero, effetto canvas, è come se restituisse un po' di grana, ecco, per così dire, alla pellicola, impostazione pale, impostazione vivida. Va da sé che noi possiamo combinare le 10 impostazioni della pellicola con le 10 impostazioni dell'obiettivo e avere 100 combinazioni diverse. Quindi 10x10 danno come risultato ben 100 impostazioni da poter sperimentare. Per quanto riguarda il doppio pulsante di scatto, per me non è altro che una chicca in più. Infatti possiamo scattare con la macchina sia in verticale che in orizzontale ed avere sempre il tasto a portata di mano, e questa secondo me è una cosa molto positiva. Andiamo a vedere velocemente il menu della macchina e poi ci spostiamo sull'applicazione dedicata. Premendo la freccia su e giù possiamo zoomare o no.
la nostra inquadratura. Con la freccia a sinistra e destra possiamo richiamare delle funzioni di scatto, possiamo scegliere se avere il flash sempre attivo, mai attivo oppure automatico, possiamo selezionare un timer di scatto per un massimo di 10 secondi, possiamo bilanciare l'esposizione, possiamo modificare il bilanciamento del bianco e scegliere se lasciare fare tutta la macchinetta e quindi farlo automaticamente o selezionare altre impostazioni scelte da noi, e abbiamo la possibilità di attivare o disattivare l'opzione macro. Per quanto riguarda invece il menu principale, abbiamo la possibilità di attivare o disattivare il riconoscimento dei volti per il focus, abbiamo la possibilità di impostare l'autofocus, abbiamo i settaggi Bluetooth per connetterci all'app, possiamo scegliere la qualità di stampa tra 2, neutrale o rich mode con colori un pochino più saturi, possiamo scegliere la luminosità della stampa che andremo a fare, possiamo selezionare data e ora, imprimere sulla copertina la data di stampa, selezionare il linguaggio, regolare i livelli di volume, selezionare il tempo per lo spegnimento automatico della macchina fotografica. Per quanto riguarda gli altri tasti, abbiamo il tasto per vedere che cosa abbiamo scattato e poi abbiamo il tasto più che ci permette di usare come preset un'impostazione della ghiera con un'impostazione pellicola. Andiamo a vedere brevemente l'applicazione. L'applicazione questa qua si chiama Instax Mini Evo e si presenta in maniera molto simile rispetto all'applicazione che era stata creata per la Liplay. Devo dire che la macchina si connette, che è un piacere. Abbiamo l'impostazione stampa diretta in cui non facciamo altro che stampare qualsiasi cosa abbiamo in galleria. Abbiamo l'opzione scatto remoto in cui all'interno di questa pellicola vedremo appunto quello che vede la macchina fotografica. Adesso non me lo fa fare perché la macchina è quasi scarica. Abbiamo l'impostazione di trasferimento immagini e poi abbiamo qualche settaggio, insomma, ma niente di che. Ovviamente in stampa diretta possiamo modificare l'immagine, possiamo zoomarla, farla un pochino più piccolina, ruotarla e aggiungere dei filtri. Abbiamo la possibilità di fare le nostre correzioni. L'applicazione ve la tratto un po' velocemente perché è veramente molto simile a quella della Liplay. Se non avete visto la recensione di quella macchina fotografica ibrida, potete recuperarla qua sopra. L'impostazione molto bella su cui mi soffermerei è quella di poter scaricare dalla macchina fotografica direttamente le foto fatte con tanto di frame, addirittura con sfondo scelto da noi o PNG. Vedete, ho ricevuto la fotografia e posso scegliere se modificarla, posso scegliere gli sfondi, addirittura fare lo sfondo vuoto in PNG o selezionare dalla galleria un'altra foto da usare come sfondo. Questa opzione sembra una scemata, ma in realtà è fighissima perché chi fa contenuti, per esempio come me, vi può mostrare senza perdita di qualità le foto che ha scattato, come questo esempio. Oppure questo. Inoltre, considerando che ormai un sacco di persone usano Instagram per condividere i propri scatti istantanei, e se conoscete la procedura è una vera rottura di scatole, bisogna scannerizzare la fotografia, poi scontornarla, poi vedere se i colori sono come li abbiamo immaginati, poi caricarla su Instagram. È una rottura di scatole. In questo caso ci basta scattare con la macchina fotografica e tutto quello che vogliamo viene importato sul telefono con tanto di frame. Questa secondo me è un'opzione super utile. Per il resto è una normale stampante che usa pellicole Instax, ma la qualità è piuttosto elevata, infatti è 600 dpi come abbiamo detto prima. Vi faccio vedere qualche scatto che ho fatto questa settimana. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. A voi cosa ve ne pare? L'avete vista questa qui? Questa vi assicuro che io ero vicinissimo al soggetto, 10 cm, e me l'ha fatta in un secondo senza alcun problema di fuoco.
Ci sono altre macchine fotografiche istantanee a cui si aggiungono dei lentini e si arriva a 10 cm, ma per fare una foto fatta bene sprecate un sacco di pellicole, è proprio difficile tenere il fuoco a quella distanza. Questa invece non ha nessun problema. Poi i colori li avete visti, ho un po' sperimentato, ma insomma la resa è veramente buona. Nota dolente, in un paio di occasioni mi sono ritrovato con la pellicola completamente nera. Questa cosa è stata causata da un errore software, probabilmente della macchina fotografica, che dava print error, please turn off the camera, e quindi una volta spenta e riaccesa la macchina fotografica la pellicola è uscita, ma è uscita nera. Però mi è successo 2 volte, forse c'è bisogno di un aggiornamento firmware, non lo so. Altro piccolo bug, noi vediamo le pellicole indicate sul display, cioè quante ce ne rimangono, però se la nostra cartuccia è vuota e noi proviamo a stampare una foto, l'operazione parte lo stesso, però ci rimanda all'errore print error e c'è da spegnere la macchina fotografica. Sarebbe molto più comodo se una volta premuto il pulsante di stampa la stampante ci avvertisse che all'interno non ci sono più pellicole, e invece ci dà un errore secco e bisogna spegnere la macchina fotografica. Tuttavia sono sicuro che questi piccoli bug verranno eliminati con la prossima release del firmware. Poi ho provato solo questa, magari è questa che è buggata, però insomma sono cose che succedono. Come stampa, abbiamo visto, stampa veramente bene, secondo me, è super versatile, con quella storia delle 1000 opzioni ci si diverte veramente un sacco. Mischiando la vignettatura a un'altra opzione colore, guardate qua che lavori, a me piace un sacco questa foto, quindi dal lato fotografico sono più che soddisfatto. A livello di design, abbiamo detto, la macchina è veramente molto bella, diciamo che hanno preso la Mini 40 come estetica e l'hanno fusa a una Replay per quanto riguarda le funzionalità, aggiungendo un qualcosina. Molto bella secondo me l'idea di mettere l'adattatore per il flash, perché ci consente ad esempio di mettere un piccolo farettino di vari colori ed aggiungere ancora più creatività alla nostra composizione. Il materiale è plastica, tuttavia Fujifilm fa sempre un po' delle bombette di plastica che però durano nel tempo. Sono super contento di avere la possibilità di mettere su 3 piedi la macchina fotografica. Per quanto riguarda la batteria, così valutandola in 100 scatti, secondo me non vuol dire niente. Cioè, se noi cominciamo a stampare di fila 1, 2, 3, 4, 5, fino ad arrivare a 100 pellicole, è così la durata della batteria? Secondo me con un normale utilizzo, e cioè la prendo, la accendo, faccio le foto, le valuto, stampo, si arriva a fare 2 cartucce, quindi 20 stampe, ma tranquilli. Dovete valutare voi se 20 scatti nell'utilizzo giornaliero da stampare sono sufficienti o no. Molto bella l'idea di avere il tasto veloce per impostare il rapporto tra le 2 ghiere e avere anche altri slot dedicati per poter scegliere le nostre combinazioni. Molto utile anche il doppio tasto di scatto, l'ho apprezzato davvero molto. Vi starete sicuramente chiedendo quanto costa la Mini Evo. Bene, la troverete a 200 euro, quindi non pochissimi, ma per quello che fa ci sta. Ve la consiglierei. Beh, sicuramente è un ottimo prodotto. Non è tanto una macchina fotografica istantanea da viaggio, da fotografo, secondo me. Cioè, se siete uno di quelli che prende parte, si porta dietro 10 scatole di pellicole nello zaino e vuole portarsi a casa un sacco di scatti, potete farlo, ma dovrete tornare a casa per poi stamparli, perché di sicuro non vi regge la batteria. Se invece vi accontentate di stampare 20-30 pellicole durante la giornata, la macchina fotografica fa il caso vostro. È sicuramente consigliata per quelli che sono un po' indecisi se scegliere tra una stampante di pellicole istantanee o una vera e propria macchina fotografica. C'è da dire che è completa, cioè fa tutto. Il range di fuoco è atomico, difficile trovare una cosa del genere. Anche la modalità di acquisizione è ottima, l'ho vista sbagliare veramente pochissimo, anche in situazioni di scarsa luminosità come al chiuso, magari con poche luci, riesce col suo range di velocità di otturatore e apertura focale a tirare fuori degli scatti comunque decenti. E se anche voi siete appassionati di fotografia istantanea sapete quanto questa cosa sia complicata. Se vi stava allenando in testa la domanda ma tu faresti l'upgrade dalla Replay alla Mini Evo? Giuro sarei in difficoltà, non saprei bene cosa rispondervi. Vi posso dire con certezza che la Mini Evo fa più cose. Insomma ragazzi, voi acquistereste questa macchina fotografica ibrida? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Anche per oggi abbiamo finito, noi ci vediamo domenica prossima per un nuovo video, quindi mi raccomando non mancate, fate i bravi e noi ci vediamo sempre qui sul Prova Cose. Ciao!